100.000 iscritti! Ho deciso che il lunedì parleremo di attualità. Il video riflessione del lunedì diventerà un video giornale. Ho deciso di abbandonare il mio nickname. Mangio per non piangere. Grande maestra, insegnaci l'arte di girare le frittate come manco Cannavacciuolo è in grado di fare. Cos'è l'oligarchia del gusto? Il famoso Dio Kanye. Siamo finalmente arrivati a 100.000 iscritti e questo video è tutto dedicato a voi. Questo è un video per ringraziarvi di avermi permesso di raggiungere questo traguardo epico. In altre parole, questo è un contenuto narcisistico in cui, con la scusa di ringraziarvi, cosa che dovrei fare ogni giorno, e dovrei ringraziarvi singolarmente e non soltanto quando i numeri diventano grossi, non soltanto quando siete una massa. Con la scusa di ringraziarvi coccolo il mio ego facendo sapere a tutto il mondo e sottolineando più e più volte che io ho 100.000 iscritti, cioè, capite? Lo faccio sapere a tutti, anche ai miei arcinemici. Io ho 100.000 iscritti, voi invece cosa avete? 100.000 facce. Su Instagram vi ho chiesto quale contenuto desideraste vedere per i 100.000 iscritti e la maggior parte di voi ha richiesto un vlog con i dietro le quinte della preparazione di un video. Quindi eccoci qua, ragazzi, adesso vi mostrerò i retroscena della preparazione del secondo capitolo della 8 Passengers Saga, ovvero l'ultimo video che ho pubblicato sul canale. Cominciamo, ragazzi, e grazie 100.000. L'ultima volta avevo detto grazie 10.000, prima ancora grazie 1.000. Di grazie 100.000 volte. Così le ringrazi. Te lo dico io quando sei arrivato a 100.000. Ma ti pare che posso dire grazie 100.000 volte? Dai. No, ma io vero devo fare queste cose? Dai. Grazie. Grazie, 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 grazie. Aspetta, fai una cosa, A te no. No, ringraziali per nome. Ora ti leggo i nomi uno per uno dei tuoi 100.000 iscritti e li ringrazi. E dove li prendi? Per dire grazie del biografo per avermi seguita. Grazie user 844 per avermi seguito. Buona visione! Questo vlog avrà un audio di merda. Ciao ragazzi, benvenuti in questa inutile giornata. Ieri ho pubblicato il primo capitolo della 8 Passengers Saga. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi. Conoscete questa donna? Quindi ho deciso di iniziare a registrare il vlog da oggi proprio perché comincio un nuovo progetto da capo, ovvero il secondo capitolo della 8 Passengers Saga. Tanto di qui che arriveremo a 100.000 probabilmente avrò anche iniziato la Michael Jackson saga. Spoiler! La prima cosa che vado a fare oggi, tra l'altro, tra parentesi, non è neanche mattina, la giornata sta cominciando alle 4:30 del pomeriggio perché è domenica, quindi non c'è stato asilo, abbiamo passato la mattina con Alaska, adesso Alaska è dai nonni, quindi si sgobba. Dunque, dicevo, la prima cosa che andiamo a fare è sistemare il calendario, perché era programmato che il primo capitolo della 8 Passengers Saga venisse pubblicato il 28 febbraio. L'ho pubblicato ieri, 9 marzo 2024, e quindi devo rivedere tutto il calendario. Perché è importante avere un calendario? Innanzitutto per motivazione personale, perché io comunque continuo a crederci di poter fare tipo 3-4 video in un mese, quindi un video a settimana, no? E poi per gli sponsor, perché nel calendario vado a segnare in quale periodo dovrò fare un determinato sponsor, altrimenti me lo dimentico. Quindi adesso io dovrei continuare così, cioè io adesso giorno 19 dovrei pubblicare il secondo capitolo, mentre il primo capitolo della Michael Jackson saga lo andiamo a spostare al 29 marzo. Lo sponsor dovrebbe essere A$AP 19. Ok, a questo punto possiamo cominciare. Allora, tiriamo fuori la bozza del secondo capitolo della 8 Passengers Saga, perché una delle collaboratrici del canale ha buttato giù un secondo capitolo basandosi sulle fonti ricercate da Maria Grazia. Su questa bozza io andrò ad aggiungere tutte le chicche aggiuntive che riesco a trovare e poi lo riscriverò a modo mio. Un'altra cosa che faccio per essere più produttiva
è usare la tecnica dei pomodori, forse ve ne avevo parlato in passato. Praticamente funziona così: fai una sessione di lavoro da 25 minuti, poi fai 5 minuti di pausa, dopodiché fai un'altra sessione da 25 minuti, fai poi un'altra pausa di 5 minuti e così via fino a quando non hai fatto 4 sessioni, al che la quarta pausa sarà di 15 minuti. Di solito io salto le pause, solitamente gli script sono lunghi circa 30 pagine. Qui solo la base è lunga 40 pagine, il che è una pessima notizia, perché di solito questo significa che ne verrà fuori un terzo capitolo, oppure verrà fuori un video di 4 ore pubblicato tra un mese, e quindi organizziamoci. Allora, per scrivere 30 pagine di video in 4 giorni dovrei scrivere almeno 7 pagine e mezzo al giorno. Questo significa che ogni 25 minuti io dovrei scrivere la bellezza di 1,04 pagine. Voi direte che ci vuole per una perfezionista come me. Scrivere una pagina può richiedere anche diverse ore. Io direi di mettervi in time lapse. Sto facendo la prima pausa di 5 minuti, ho pensato di approfittarne per farvi vedere qualcosa che vi incuriosisce spesso. Tutte le nostre ricerche sono raccolte, cioè le raccogliamo in una comoda lavagna di un'app che si chiama Milanote. Il risultato è pressappoco questo. Ok, noi siamo arrivati più o meno qua, sto facendo l'era oscura di Connections. Abbiamo già sviluppato tutta questa prima parte. Ecco, queste sono tutte le fonti raccolte insieme. Tutta la prima parte, insomma, era questa qui. Adesso stiamo facendo la seconda parte, ovvero da qui in poi. Dov'è? Qui. Quindi prima va sviluppata tutta questa colonna, che è un insieme di articoli, screenshot e tanta roba utile al fine di documentare appunto l'oscura era di Connections. Dopodiché si passerà all'arresto di Ruby e Jody. Quindi abbiamo qua articoli, video, eccetera eccetera eccetera. Io nel frattempo, non contenta, sto continuando a raccogliere materiale, perché è veramente difficile coprire tutto il materiale esistente in pochi giorni. Come vedete qui è tutto molto noioso. Se vi aspettavate di vedere dei retroscene entusiasmanti, mi spiace tanto. Bene, manca solamente un minuto alla fine della pausa, penso che andrò a fare pipì. Ah, ho dimenticato di dirvi che in questo momento su YouTube siamo 98.627. Ho finito un'altra sessione da 25 minuti, quindi sono di nuovo in pausa e sono già profondamente indignata con Jody Hildebrandt. Cioè, avevo capito che questa Jody fosse una persona da cui non accettare le caramelle, però non avevo capito in che senso, cioè non avevo capito che avesse proprio fondato una setta. Per me non c'aveva la faccia di una che fonda la setta. Cioè, in realtà, vabbè, direi che non c'ho voglia di fare questa pausa perché sono molto presa dalla situazione. Quindi penso che continuerò. A dopo. Vabbè, stiamo parlando di una cosa interessante, perché ho fatto un sondaggio nelle storie per chiedervi che tipo di contenuto avreste voluto vedere nel video speciale per i 100.000 iscritti, e qualcuno mi ha suggerito dei gossip storici, un argomento storico. La proposta mi è sembrata interessante perché ho pensato, ci sono veramente degli scandali nella storia che ricostruire sarebbe pazzesco. E rispondendo a questa proposta ho fatto l'esempio di Enrico VIII, che ha avuto 8 mogli, no? Cioè, quando le cose gli giravano male, lui invece di fare terapia di coppia l'ammazzava la moglie. Oppure il triangolo di Cleopatra, Marcantonio e Giulio Cesare, triangolo amoroso di quelli proprio che è finito in tragedia. Questa storia buttata giù così in modo scherzoso ha riscosso un successo inaspettato. Un'ola così nei DM non la ricevevo da quando ho proposto il video su Gemma del Sud, e quindi stavo elaborando l'idea con Filippo, perché
gli chiedevo: Ma secondo te come andrà una cosa del genere? perché una cosa, cioè solitamente il mio approccio è parlare degli scandali del momento per creare un dibattito interessante, per sollevare temi interessanti e tirarne fuori insegnamenti positivi. In questo caso sarebbe diverso, cioè in questo caso non andrei a toccare un tema caldo al quale si interessano le masse. Non è che ne parli da un punto di vista storico, capito? Fare la ricostruzione, per esempio, del loro regno, ok? È sempre gossip, Sì, sempre gli scandali. Ovviamente, vabbè, non puoi proprio sorvolare sul fatto che questo a una certa è diventato re. Ci sono anche questioni la domanda che mi interessanti. avevi fatto tu prima di registrare questo pezzettino è stata: secondo te piacerà? Come può andare un video, una saga del genere? Cioè, per forza piacerà, ma perché secondo te ti ascoltano perché i personaggi di cui parli sono di attualità? Ti ascoltano chi ti segue per come racconti, su cosa ti soffermi, e quindi raccontato da te Enrico VIII, per dire figata. Magari lo racconto io, racconto la biografia di Enrico VIII, no, figata pure. Quindi per te sì. Per me sì, certo, ma comunque dico sperimentare e, Sì, e portare esatto. qualcosa di simile ma nuovo, non può che fare bene sia a te che al canale. Vero. E poi trattando di, ad esempio, no, Enrico VIII, non ci sono rischi di querela. Posso persino insultare. No, Enrico- insultare non si può. Che bello, la facciamo diventare quello che vogliamo. Ma puoi non insultare Enrico VIII che ha ammazzato Ma non si tutte le sue- insulta, non è il No, video no, è matrimonio. vero, è vero. Poi è una persona comunque sensibile. Meno male che ci sono io, altrimenti sti videogiochi sarebbero continuati a fanculo. Non è vero. Va bene, dai, il timer è scaduto da un pezzo. Tra l'altro spero che non si vedano così le nostre facce, perché siamo bruciati da morire. Io non riesco a impostarla questa camera. Ciao dai bruciati. Giovanna d'Arco, E che cazzo. Giordano Bruno. Una giornata di lavoro breve ma intensa, sono già le 7, stiamo andando a prendere Alaska, è finita. Una giornata di lavoro breve, mai intensa. Va bene così, andiamo a prendere Alaska. A domani. Buongiorno, oggi è lunedì, sono tipo le 8:22, siamo appena arrivati all'ufficio. Purtroppo abbiamo avuto un contrattempo perché stamattina a scuola c'era una compagnetta di Alaska che faceva il compleanno e abbiamo dimenticato a darle il regalo, quindi siamo dovuti scappare a scuola da Alaska interrompendo tutto per portarle il regalo. Abbiamo preso Alaska all'asilo e siamo tornati a casa. La situazione è questa al momento. Siamo 98.800 ragazzi. Comunque Alaska si è addormentata, quindi a questo punto penso che ne approfitterò per continuare a indagare su connections, su Jody, cercare insomma fonti aggiuntive rispetto a quelle che ho già pronte da sviluppare. Buongiorno, stamattina ho del tutto dimenticato di vloggare, però sono qui, siamo arrivati, come forse riuscirete a vedere se abbasso tutta la luminosità. Ok, siamo arrivati a 98.800, no, 98.869. Stamattina mi sono svegliata un po' più tardi del solito, verso le 6 qualcosa, e ho continuato a scrivere il testo
resto del secondo capitolo degli 8 Passengers. Abbiamo accompagnato Alaska a scuola, abbiamo fatto colazione e adesso eccoci qua. In questo momento sto cercando di buttare giù molto velocemente un TikTok di aggiornamento sulla questione Kate Middleton. Kate Middleton si è operata all'addome qualche mese fa e da allora non si è più vista, e anche se la famiglia reale ha detto raga non vi aspettate di vederla cioè prima di Pasqua, comunque le persone si aspettavano di vederla prima di Pasqua, motivo per cui adesso si sta complottando che non abbia superato l'intervento all'addome, che la stiano clonando, insomma i soliti complotti, anche perché ha postato su Instagram una foto palesemente fatta con l'intelligenza artificiale o comunque tutta ritoccata, quindi mi metto al lavoro a questo punto e ci risentiamo tra poco. Kate indossa una felpa con la cerniera, adesso vi mostro uno zoom della cerniera e voi noterete quanto sia completamente disallineata. In ogni caso penso che sia meglio aspettare almeno fino a Pasqua prima di fare speculazioni, perché cioè, mettetevi nei costosi panni di Kate, costretta a leggere le speculazioni sulla propria morte senza avere la possibilità di smentirle. Ho girato il TikTok sul mistero di Kate Middleton, ma praticamente mi è venuto fuori un girato non da 1 minuto, non da 3 minuti, non da 10 minuti, bensì da 20 minuti. Ora giustamente devo anche editarlo, perché essendo così lungo non posso certo pubblicarlo così com'è. Magari mi metto in una posizione più consona. Siamo in pausa perché stiamo cercando una casa, non perché non ci troviamo bene dove stiamo, ma perché abbiamo bisogno di spazio lavoro, quindi vogliamo fare diversi set dentro casa, è un obiettivo enorme, non possiamo permetterci di comprarla in questo momento, una casa del genere, quindi stiamo vedendo un po' cosa c'è in affitto. È buono perché non è arredata. Questo è il soggiorno col camino. Bello. Molto bello perché c'è sia il parquet che il tetto in legno. Queste finestre però non mi sembrano tanto... Potrebbero essere finestre del caso. Una stanza, un'altra stanza. E questa diciamo è la stanza studio. Un'altra? No, una. Ah, ecco qual era l'unico difetto di sta casa. Che come dove fare i set abbiamo solo la mansarda, questa in terrazza. Ah. Quindi questa stanza grande col bagno. E non abbiamo fatto niente. Primo piano, non gradiscono animali. Che vuol dire non gradiscono animali? In che senso? Io ho un Carlino. Ok, a questo punto sono arrivata a scrivere ben 27 pagine di bozza e con orrore mi sono accorta che deve ancora essere arrestata Ruby. Forse ne uscirà un altro capitolo oppure questo video dovrà durare tipo 3 ore. Non lo so, sono un po' preoccupata, devo dire. A questo punto comunque mi fermo e comincio a revisionare il testo già scritto, perché quando è così, cioè la prima stesura comunque dal momento che vado recuperando informazioni a destra e a manca risulta sempre, cioè, scritta molto male, quindi devo risistemarla e per farlo di solito leggo a voce alta, cioè leggo parlando. Buongiorno mondo, anche oggi ho dimenticato di vloggare. Stamattina ho trovato qualche fonte nuova e molto disturbante sul caso di 8 Passengers. Mi sto rassegnando all'idea che i capitoli diventeranno 3. Stiamo preparando Alaska per accompagnarla a scuola, non vedo l'ora di rimettermi al lavoro perché sono troppo indignata. Siamo a 99.000. Io non lo so se voglio arrivare a 100.000, ti dico la verità. Non me la sento di affrontare questa pressione. Ho trovato una testimonianza epica di una persona che ha preso parte a Connections e la sto studiando come se fossi una studentessa sotto esame, con la stessa dedizione, perché secondo me aggiungerà molto valore al
video documentario su 8 Passengers. Penso che sia veramente una perla che farà capire ancora meglio le dinamiche che avvengono dentro Connections. La testimonianza l'ho trovata su YouTube, è una persona che si chiama Bryce ed è andato in terapia di coppia con la moglie proprio da Jodie Hildebrandt. E che cosa ho fatto quindi? Ho trascritto il testo e adesso sto leggendo questa testimonianza e segnando le parti importanti, appuntandomi eventuali riflessioni. Quello che sto capendo è che Jodie Hildebrandt cercava di manomettere il pensiero individuale dei suoi, chiamiamoli, studenti in favore di un pensiero di gruppo, cioè lei cercava di far sì che tutto il gruppo pensasse con un unico cervello, ovvero il suo. E quindi adesso voglio andarmi a recuperare un libro. Psicologia delle folle di Le Bon è un cult della psicologia sociale. Sì. Senza zaino? Mi devo portare lo zaino? Infilati nello zaino. Cosa devi fare? Sì, in effetti forse serve lo zaino. Sto andando dalla logopedista. Scusate la prospettiva sul mio naso, però ho torpe cose in mano per tenere la camera bene. Come saprà chi mi segue diligentemente su Instagram, ho iniziato un percorso dalla logopedista perché, come invece saprà chi mi segue su YouTube, non so parlare senza strillare, ma è una cosa che non ho sempre avuto in realtà, è un'abitudine malsana che ho preso negli ultimi anni. Non so a cosa sia dovuta, io sono complottista, quindi do la colpa al Covid. Cioè, secondo me è da quando ho avuto il Covid che non riesco più a parlare senza strillare, perché prima riuscivo a impostare la voce usando il diaframma, adesso invece non più. Quindi devo accollarmi questo percorso dalla logopedista che mi avete consigliato per la mia salute, ma secondo me anche per la salute delle vostre orecchie. Mi scoccia tanto il fatto di dover perdere ore di lavoro ogni settimana. Allora ho pensato di portarmi il PC e lavorare qui in macchina mentre guido. No, scherzo, guida Filippo ovviamente. Ok, si parte. Ho il mal di mare. Una delle cose che mi stressa di più è avere la sensazione di non avere mai abbastanza tempo. Mi piacerebbe tantissimo produrre di più, pubblicare almeno un video ogni settimana, però non ce la faccio, cioè è impossibile. Mi risulta materialmente impossibile. Per esempio, a questo punto ho iniziato a scrivere da 3 giorni, sono ancora a pagina 10. Questo perché? Perché ovviamente continuo a fare ricerche mentre scrivo e ad esempio oggi, dopo aver trovato quella testimonianza di cui vi ho parlato stamattina e quindi aver scritto tutta la parte del testo inerente a quella testimonianza, ciò significa che ho dovuto comunque stravolgere un po' quello che era l'assetto del testo, no? Perché non c'era messa, ho dovuto cambiare la scaletta, inserire delle parti che non era previsto che venissero inserite. Di pomeriggio ho trovato altra roba preziosissima, quindi che fai? Non lo inserisci? E quindi praticamente sono sempre a un punto. Vedo davanti a me almeno altri 3 giorni di scrittura e la cosa mi innervosisce, perché scrivere per 3 giorni significa registrare dopo 6 giorni dalla pubblicazione di un video, e registrare dopo 6 giorni dalla pubblicazione di un video significa avere bisogno di altri 3-4 giorni per editare un video che probabilmente sarà lungo 4 ore, perché non è che un video di 2 ore, no, cioè viene registrato in 2 ore. Per registrare un video di 2 ore calcolatevi un po' più del doppio, perché la maggior parte delle parti si ripetono più di una volta. Mi sa che siamo arrivati nel frattempo. Comunque adesso chiedo alla logopedista il permesso di registrare una parte della seduta di logopedia. Aspetta, vediamo queste cose magari, ma il diaframma è un muscolo semicircolare che sta in basso alla cassa toracica e sotto i polmoni. Che movimenti fa il diaframma? Quando inspiriamo si abbassa, quindi va giù e si allarga. Quando inspiriamo, quando espiriamo ritorna. La respirazione
che dovrebbe essere ideale e barra fisiologica, è la respirazione così chiamata costodiaframmatica. Tu e tutte le tue colleghe disfoniche, siccome avete l'ansia da prestazione, la premura di parlare, anziché usare un buon respiro, utilizzate una respirazione che non è adeguata. Adesso tu ti alzi, fai un bel respiro profondo. Fai un respiro profondo. Perfetto, meno male che lui ti sta registrando, perché domanda è questo movimento che tu hai fatto, a che ti è servito? Invece la laringe è quella che stai con le spalle basse, il diaframma è qua, questo è quello che hai fatto tu. Guarda come si blocca tutto. Quindi quando fai questa, che succede? Il diaframma rientra. Per ora proviamo in piedi, se non ci riesci ci distendiamo. Ora io mi devo segnare quanto tempo impieghi per questo fiato lis. Considera che più tu stai molla e più fortifichiamo qua, più questo tempo aumenterà e più la tua voce non ne risentirà. Concentrati. Vedi che bellina che è stata questa. Che sta facendo? Senti le mie mani, questa mano. Spingila fuori. Come la devo spingere? Con i muscoli. Qua non ci sono muscoli. Non è possibile, non ci sono muscoli qui. Non funziona. Ok, l'ho trovati. Sopra devi stare un po' morta. Devi settorializzare il movimento, cioè significa segmentarlo. Giusto. È là il lavoro. Ok. Qua non c'è il nulla, non c'è nulla. Concentrati su questo focus. Non lo trovo di nuovo. Chi l'avrebbe mai detto che respirare sia così difficile? Tra l'altro notare come esco dall'ufficio della dottoressa Martinez e comincio a buttare voci come se dovessi vendere il pesce. Tu lo sai fare? Stiamo facendo colazione, abbiamo portato la scallasilo. Secondo te, se lascio questa fetta di pane con la marmellata, tipo a questa altezza, riesce a capovolgersi e a cadere dal lato della marmellata? No. 3, 2, 1, visto? È impossibile. Ok, adesso mangia. Visto? Quindi abbiamo sfatato la legge della marmellata. Ok, Newton. Stamattina ho setacciato di nuovo tutti i siti immobiliari del mondo. Abbiamo sempre le stesse case. Secondo te a quanti iscritti siamo arrivati? Ta-dan! Siamo 99.175. È incredibile quello che potremmo fare se ci organizzassimo. Potremmo fondare uno stato. Penso di sì. Però dobbiamo vivere tutti nello stesso posto. Ok, e parlare la nostra lingua. Ci serve solo una bandiera, un nome, documenti, diciamo, una moneta, pure una moneta. La bandiera dovrebbe essere verde, rosa, Verde, tipo rosa. rosa tendente al rosso Non credo che esista una bandiera verde e rosa, bella. e con le lucine. Poi un nome deve avere questa nazione. Babilonia. Non mi interessa se è già stato preso, mettiamo Babilonia 01. Una moneta serve. Profilo di Britney Spears sulla moneta. E la chiameremo. Dal lato testa. Dal lato croce ci mettiamo a Kanye West. Dal lato croce ci mettiamo Kanye West perché è la mia croce o perché lui è Dio. La moneta la chiameremo Drama. Hai da scambiare 2 drama con 2 pezzi da 1. Forma di governo, oligarchia. Del gusto.
stamattina la maestra mi ha chiamato per comunicarmi che Alaska piangeva, urlava, voleva tornare a casa perché aveva sonno. La giornata è passata così, per fortuna adesso sta meglio, e io invece ho la seduta dallo psicologo fra 3 minuti. Sì, psicologo al maschile perché ho cambiato terapeuta. Ho cambiato perché il percorso precedente che ho fatto era con una psicologa sistemico-relazionale e per quanto mi abbia aiutato, a un certo punto ho avuto la sensazione che non potesse darmi più niente perché ho tanti tipi di problemi provenienti da traumi diversi e quindi servono specialisti diversi. E adesso sto facendo un percorso con uno psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e sento che questa sarà la volta buona. Cioè ragazzi, veramente il percorso che sto facendo con questa persona lo sento molto mio. Comunque ve ne parlo in un altro momento perché mancano 2 minuti al lancio. Buongiorno bellissimi. Buongiorno. Già al lavoro di prima mattina sul set. È anche tardi in realtà. Ma io con Carlo stavo parlando. Carlo in realtà non si è ancora svegliato. Oh, vado a fare il latte ad Alaska. Comunque io nel frattempo sto continuando a scrivere il secondo capitolo della 8 Passengers Saga. Entro oggi dovrei finirlo, anche se non so come perché sono arrivata a metà, forse anche meno di metà, però dovrei finirlo perché ho un impegno con lo sponsor. Cioè io comunque tendo a non dare date precise agli sponsor proprio perché ci metto tanto a produrre un video, non so quando uscirà di preciso, però il periodo quello è, cioè se mi dicono inizio di marzo o prima metà di marzo non posso pubblicarlo il 30 marzo, quindi devo darmi una smossa e devo preparare la parte dello sponsor. Amo la puzza di Carlo. Dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare a fare colazione? Devo finire entro oggi. Passo a Leni, prendo 2 cose a Leni. Prendiamo i cornetti a Leni. È stata una mattina abbastanza produttiva, sono arrivata a pagina 24, sono ancora ben lontana dalla fine, devo arrivare a pagina 36 laddove troverò la notizia dell'arresto di Ruby. Considerate che ogni pagina che revisiono più o meno la raddoppio, quindi c'è ancora tanta roba da sviluppare e per questo penso che mi fermerò all'arresto di Ruby Franchi. Penso che ne verrà fuori un terzo capitolo, anche perché dopo l'arresto ragazzi c'è il delirio, dopo l'arresto sono venute fuori un sacco di altre cose, c'è il processo, lei che si dichiara colpevole. Fai vedere. Non era meglio lo street food? Perché avete votato il vlog? Allora ragazzi, oggi mi sono svegliata che siamo su YouTube in 98.000, quindi è giusto cominciare a pensare a cosa fare, quale contenuto speciale propinarvi per i 100k. Vi lascio un box domande così mi fate le vostre proposte e vi do anche qualche suggerimento. Potrebbe essere per esempio un video o una saga su qualche argomento che di base non tratterei, potrebbe essere un video domande e risposte in cui rispondo in modo ovviamente articolato e approfondito ad alcune delle vostre domande, potrebbe essere una live in cui piango quando arriviamo ai 100.000, grande classico della letteratura youtubiana, oppure potrebbe essere un vlog sullo street food sullo street food. Quindi vlog sullo street food palermitano come l'aveva proposto Filippo. Abbiamo qui ma per strada io lo volevo fare, panini microscopici con panelle e crocchè. Mamma, ma perché sono tutte rotte? Buon pranzo.
Oggi pomeriggio nonna Valentina non c'è perché è a fare una visita medica, i bisnonni credo che saranno con lei, nonna Marianna non ci sarà nemmeno perché ha un impegno, questo significa che abbiamo un'emergenza. Devo finire di scrivere il video entro oggi, quindi dobbiamo elaborare un piano per riuscire a lavorare e intrattenere Alaska contemporaneamente. La cosa più... Abbiamo elaborato la strategia. Quale sarà la strategia? Allora, solitamente quando succedono queste cose ahimè accadono spesso, ci organizziamo o a turni, cioè un po' lavoro io, un po' lavora Filippo, però questo è il metodo che preferiamo meno, generalmente. Che posso c'è? dire una cosa da mettere all'inizio, tipo come intro certo. vlog? Questo vlog avrà un audio di merda perché stiamo registrando senza microfono. Detto ciò, quindi la nostra strategia preferita in questi casi qual è? Devastare Alaska. Tipo adesso la stiamo portando al parco giochi, dove abbiamo intenzione di farla sfogare, di farle buttare pure le energie di domani e farla andare a letto presto in questo modo. Non è sempre una buona idea, diciamolo. A volte non funziona. Indovina chi è che si sta stancando? Alaska? No, io. Devi spingere. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, sono le 7:30, Alaska dorme e posso tornare adesso a scrivere il mio script. Missione arrivare a pagina 36. 5 minutes later. Allora, praticamente stavo cercando una storia di Shari Franchi, perché a quanto pare Shari Franchi a un certo punto ha postato una storia su Instagram in cui diceva tipo mia madre è diventata una manipolatrice, insomma una cosa del genere. Quindi siccome ho trovato questa notizia nel mio testo però non è riportata la fonte, allora devo trovare il materiale originale per assicurarmi che sia effettivamente attendibile, che non sia soltanto una voce. Quindi vado alla ricerca di queste stories. Mentre vado alla ricerca di queste stories mi imbatto in un thread su Reddit in cui sono stati pubblicati degli screenshot fatti nel gruppo Moms of Truth, mamme della verità, su Facebook, riguardanti un post di una mamma preoccupata perché il figlio le aveva fatto coming out dicendole di essere gay e lei non si capacitava di sta cosa perché dice ma strano, è sempre stato un bravo ragazzo. E Ruby Franchi rispondeva a questa tizia dicendole essere di supporto come madre non significa accettare. Immagino che chi ha visto la It Passengers Saga abbia capito a cosa mi riferisco, perché adesso io tutto ciò lo devo andare ad inserire, quindi io devo tornare indietro. Considerate che sono andata molto avanti a questo punto nel mio testo rispetto alla parte in cui si parla di mamme della verità e di questo gruppo Facebook. Io adesso devo tornare indietro a quella parte e riassettare il testo in modo da poter inserire anche questa roba, perché non posso certo lasciarla fuori. Cioè, Ruby Franchi che consiglia a una mamma di non accettare il proprio figlio, cioè l'omosessualità del proprio figlio è una cosa talmente grave che, cioè, proprio già tanto se non comincio il video così. Lo metterei nel titolo: Ruby Franchi è pure omofoba. Hours later. Sono pronta per registrare, oggi è il giorno della registrazione e ovviamente ho la faringite perché è una regola della mia vita, cioè proprio quando mi hanno creato hanno stilato una costituzione in cui il primo articolo era: il giorno in cui Iris dovrà registrare dovrà avere mal di gola. E quindi Brufen, migliore amica, ovviamente non è una ADV, anzi non prendetela se non serve. Se dovessi improvvisamente svenire, morire, quando mi porti in ospedale devi dire che l'ibuprofene aveva un sapore strano. Ho tutto pronto per registrare. Carlo, vuoi venire? Carlo? Mi sa che Carlo vuole stare con papà oggi. Vuoi stare con papà? Carlo? Allora io vado, Carlo. Ok. Ho preparato luci,
microfono, anche se ancora non ho fatto le prove audio. In realtà sono già le 11 perché ho fatto lo shampoo, mi sono truccata, quindi in realtà è già tardi. Allora, mi manca solo di riempire le wrap. Si può fare il nome dello sponsor in un video che non è sponsorizzato? O è tipo pubblicità occulta? No, se non mi pagano, giusto? Puoi dire quello che vuoi, l'importante è che, per esempio, se una pubblicità lo palesi. Ok, no, non è una pubblicità, però faccio pubblicità di wrap in altri video, quindi non so come funziona in questi casi. Vabbè, non ho una percentuale comunque sulle rendite, sia chiaro. Potresti averla in futuro, quindi... Potrei averla in futuro, chi può dirlo? Potrei comprare una quota delle azioni. Ah, ho dimenticato il pod! Ok, te ne vado a prendere uno. Sì, grazie. Ciao! Sono riuscita a registrare la bellezza di 4 pagine, tipo un trentesimo del video. Purtroppo ho avuto un sacco di problemi con il microfono, adesso stiamo andando a fare pausa pranzo con Alessandra e Luca. Ho il dubbio che non fosse il microfono a non funzionare bene, ma io, cioè che mi sforzavo comunque tantissimo di parlare con le tecniche insegnatemi dalla logopedista, però non ce la faccio, ancora è troppo presto, lo dice anche lei che ancora è troppo presto, cioè mi concentro più su come devo parlare che su quello che devo dire, e praticamente quando poi riascoltavo l'audio si sentiva tipo lontano, quindi niente, anche in questo video urlerò come una gallina. Hours later. Ho finito di registrare, non ci posso credere. Sono le ore... È 00:13, ragazzi, ho finito adesso di registrare. È successo tutto quello che poteva succedere. Ho iniziato a registrare e dopo aver registrato tipo 4 pagine mi sono resa conto che il microfono non stava registrando. Non so perché, non è mai successo, il microfono ha avuto un breakdown e quindi ho dovuto riregistrare da capo. E poi a un certo punto, dopo aver registrato circa 8 pagine, mi sono accorta che la camera si fosse staccata. Non sapevo neanche quando. Una tragedia, una tragedia. E quindi ho dovuto registrare nuovamente tutta quella parte. Non so come io abbia resistito senza piangere. Oggi evidentemente sono particolarmente presa bene. Sono contenta di essere riuscita a registrare tutto in un solo giorno. E niente, buonanotte. In realtà non sono andata a letto perché abbiamo fatto la color correction. Oggi è domenica e in teoria è il nostro giorno libero o semilibero, quindi stiamo andando alle acque calde. In realtà è da poco tempo che ci prendiamo un giorno libero, siamo un po' più stretti perché Alaska non va a scuola e quindi ne approfittiamo per passare un po' di tempo insieme. Stiamo passando per arrivare alle terme attraverso campi bellissimi. Fai finta che questa è, diciamo, la nostra classica domenica. Questa è la nostra tipica domenica super rilassante. Esatto, siciliana. La domenica in cui ci veniamo a rilassare alle terme. Infatti sapevamo esattamente la strada per arrivare qui, non ci siamo assolutamente persi. Mi piacerebbe tanto fare anche l'argilla, però non ho capito da dove la prendono. Economiche, intellettuali e temporali. Ogni tanto però può capitare qualcosa di diverso. Un fenomeno raro e affascinante, noto con il nome di serendipità. Questa strana parola deriva da serendip, l'antico nome con cui veniva chiamato
È l'alba di una nuova settimana, stiamo accompagnando la Scala Silo, ricomincia la routine. Ok, siamo in pausa, siamo all'università, abbiamo lavorato 10 minuti. 10 minuti. Scarsi. E ci siamo resi conto di avere fame, quindi stiamo già facendo una Sì, pausa. Io capisco che tu vuoi rendere il vlog quanto più brutto possibile, però se eviti le riprese con la mano che si muove, magari chi lo guarda non si sente male. Stiamo girando tutti i bar dell'università alla ricerca di qualcosa che non abbia la carne. Te la ricordi la fetta di pizza con le patate che una volta facevano ad architettura? Era buonissima. No. Avete visto quanto ben di Dio? Only prosciutto. Non Pure c'era nella neanche melanzana. una cosa in realtà... senza prosciutto, anche esatto nel pezzo di rosticceria con le melanzane, prosciutto. La pizzetta, prosciutto. Perché? Fetta di prosciutto, condito col prosciutto. Al bar di Lettere stessa cosa, hanno solo... Al di lettere c'è un muzzicone barista. Andiamo a prendere una bottiglia d'acqua e speriamo che ce l'abbiano senza prosciutto. Ho dimenticato di filmare tutta la registrazione della parte sponsor, per l'esattezza la parte che dovrò modificare per farmi piccola così. Guardate, vi faccio vedere. Chiudi il tappo e qui sopra apri. Vedete che sono piccolina, ecco, l'ho registrato diciamo con un effetto green screen. Non vi siete persi niente proprio perché comunque è stata registrata in modo molto amatoriale in casa, non abbiamo ancora green screen professionali. Penso che se riusciremo ad avere i nostri spazi, a trovare una casa abbastanza grande dove fare dei set, faremo anche una mezza stanza green screen stile Sam Ashgari, così potrete complottare che Filippo mi abbia rapita. Buongiorno, ho dimenticato gli occhiali da sole. Sono ancora abbastanza indietro rispetto alla tabella di marcia. Tuttavia devo comunque fare una pausa dal montaggio perché devo assolutamente stilare una lista delle fonti essenziali da consultare e consegnare alla cercatrice per l'Enrico VIII, l'Enrico VIII saga. Non posso credere che la sto facendo veramente. Devo decidere in generale l'ordine con cui fare uscire i prossimi, cioè devo stilare il prossimo calendario, perché non so se cominciare dalla Michael Jackson saga o direttamente dalla Enrico VIII saga. Aggiorniamoci. Buona primavera. Da un paio di giorni continuo a dimenticare di girare il vlog perché sono in full immersion. Sto montando in questo momento l'ultima ora di video, quindi riesco a vedere la fine, ma anche no, perché poi dovrò aggiungere un po' di cose. Queste sono le aggiunzioni che fino ad ora dovrò fare, vi faccio vedere. Ciao ragazzi, sono la Iris del futuro. Ho trovato sul sito ufficiale di jodyhildebrandt.com un repertorio di recensioni negative contro Connections, percorso con Connections. Stamattina ho montato altri 10 minuti di video, mi mancano ormai giusto 18
18 minuti di editing. Tra l'altro avrei potuto finire anche stamattina se solo non avessi trovato altre piccole sottigliezze da aggiungere su cosa sia la distorsione. Cioè ho trovato praticamente dei post su Facebook, su Instagram. Vabbè, guidare a Palermo è una lotta per la sopravvivenza continua. E ci sta la coppa! La coppa! Ha fatto pure il dito medio, cioè ha superato allo stop, cioè ha superato nella rotonda tagliando la strada a noi. Comunque c'è la dashcam, quindi abbiamo il filmato registrato probabilmente. Vediamo se è vero. Eccola qua, eccola, guarda come taglia la strada, guarda. Questa è da sinistra. Mi sono dovuto buttare tutto a destra. E questo è il momento in cui la signora ci ha alzato anche il dito medio. Vediamo se si vede. Certo, siete qua, guarda. Guarda. Filippo stava controllando che la colonnina dell'università fosse funzionante, quella dell'Enel, e ha aperto lo sportellino della presa e ne è uscito fuori un geco. Mentre Filippo urlava spaventato, praticamente mi sono accorta che c'era a terra qualcosa che si muoveva ed era la coda, cioè proprio si muoveva come un serpente. E quindi Filippo si sentiva troppo in colpa perché ha cominciato a dire: oh mio Dio, non volevo staccargli la coda, io ho tranciato la coda. In ultima istanza abbiamo cercato su internet se la coda dei gechi ricresce, e a quanto pare un geco è in grado di far ricrescere la propria coda entro 30 giorni. Ma la parte divertente non è questa, la parte divertente è che a quanto pare i gechi si staccano la coda da soli quando vengono attaccati da un predatore per distrarlo. Interessante questa cosa. E niente, Filippo stava immaginando la questione raccontata da Barbascura X. Con i gettoni evoluzione puoi scegliere una super corazza, una super velocità o la coda. Voglio la coda che si stacca! Filippo e io abbiamo appena finito di rivedere il video. Uscirà domani il secondo capitolo della Eight Passengers Saga. A parte che non ne sono per niente soddisfatta e sono un po' triste per questo, però a parte ciò mi sono appena accorta che il primo capitolo è stato demonetizzato. Considerato che pubblico 2 video al mese praticamente, perché produco 2 video lunghi al mese, quando uno viene demonetizzato è una tragedia. Quando viene demonetizzato il primo capitolo di una saga lunga 3 video, di cui questo che è stato demonetizzato rappresenta praticamente quello meno strong, è una tragedia nella tragedia nella tragedia. Non so come affronterò la cosa, probabilmente avrò un breakdown fra 3, 2, 1. Ok, suppongo di dover registrare anche questi momenti perché fanno parte del regolare percorso di preparazione di un video. I breakdown. Allora, oggi è il giorno in cui si pubblica, oggi è il giorno della pubblicazione su YouTube, a mezzogiorno uscirà il video nuovo. Non sono per niente soddisfatta di questo video. Comunque so che avrei dovuto inserire tante altre cose che ho trovato dopo, quando già il video era in stato avanzato, e questa cosa mi distrugge, mi spezza, perché ho come la sensazione che di aver cioè ci ho messo 13 giorni per preparare questo video e ho la sensazione di aver sprecato 13 giorni per creare un contenuto vuoto, inutile, superfluo, di cui il mondo poteva fare a meno. E quindi niente, stamattina sono presa veramente male. Veramente io non sono d'accordo. Purtroppo. A parte che lo dice 2 video su 3 questa cosa, quindi non è credibile. Quelle cose che si è dimenticato mancando un terzo capitolo vi verranno raccontate nel terzo capitolo. Quindi cioè, non c'è. Sì, però ho capito, cioè a questo punto potevo accorciare, farlo breve e fare soltanto quella parte, capito? Ma perché mi sono dilungata così tanto per cose inutili? Perché ti piace dilungarti per le cose? Sì, ma vorrei veramente che ogni video fosse utile, cioè non mi piace fare video tanto per fare video, altrimenti non ci metterei tutto questo tempo per farne uno. Quindi quando ci metto così tanto tempo e poi mi rendo conto che invece è sembra un video fatto per fare un video, mi sento tipo come se avessi fallito su tutta la linea, come se avessi buttato 2 settimane di lavoro. Mancano giorni allo psicologo, mi pare che tipo fra
cioè martedì, sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giorni. Devo arrivare viva fino a martedì. Ti segue, lo apprezza e sa che il tuo impegno è massimo, quindi sa che qualora dovesse essere un contenuto veramente, come dici tu, approssimativo, che poi non è vero, comunque sa che nel terzo capitolo troverà tutte le cose che mancano. Mi stai riprendendo? No, telecamera. Buona colazione a casa Babilonia. Ma soprattutto buona primavera. Primavera è già entrata 2 giorni fa. È sempre una buona primavera. Che facciamo per questa primavera? Voglio fare una canzone, cioè, o comunque contenuti musicali su YouTube. Sembra una buona cosa da fare a primavera. È arrivata la primavera, la stagione degli amori. Sul divano ci stiamo grattando i coglioni. Allora, è altamente probabile che oggi arriveremo a 100.000 iscritti, perché oggi pubblicherò il secondo capitolo, quindi ci sarà un numero di persone nuovo che mi scoprirà, aprire il video e dirà chi è questa esaurita che grida, e una piccola percentuale di queste persone prenderà la decisione avventata di iscriversi al canale. Questo mi porterà a raggiungere un numero che di per sé non significa niente, ma al quale noi umani abbiamo deciso di attribuire un significato speciale, in quanto ha tanti zeri. E gli zeri di solito, cioè ogni zero che si aggiunge di solito rappresenta un punto di partenza, perché lo zero è il punto di partenza, no? Il numero prima dell'1, prima di cominciare. Quindi 100.000 ragazzi sarà il nostro nuovo punto di partenza. Io intanto vi ringrazio, queste sono le pippe mentali che mi faccio prima di prendere il caffè. Ragazzi, io già ancora prima, no, di raggiungere quel numero, potrebbe anche non arrivare mai quel numero, quindi non voglio farlo nel momento in cui arriva, voglio dirvelo prima. Grazie, è una parola banale, scontata, no? È quasi cioè lo devi dire, grazie, un obbligo sociale, devi ringraziare il tuo pubblico. Però no, cioè io veramente mi sento grata, perché dico, cioè io ogni giorno mi sveglio e mi chiedo perché, cioè perché mi sono svegliato? Mi chiedo poi, ma perché queste persone mi seguono, cioè mi supportano, no? Spesso mi arrivano commenti di supporto, di incoraggiamento. Quello che mi motiva, no? È fare in modo che la risposta, che ci sia una risposta ogni giorno, cioè cercare di dare ogni giorno una risposta a questa domanda esistenziale. Perché? Glielo devo dare un motivo per cui, per far sì che io meriti, no, questo supporto, questa stima, e quindi mi muove tantissimo la gratitudine. E soprattutto, perché non seguite anche The Biografo, tutte 100.000? Andate anche a iscrivervi al suo canale. Che cazzo, sto diventando calvo. Aspettatevi un biografo tipo calvo di qua, con i capelli spampinati di qua. Tipo Krusty il Clown. Ah, un'altra cosa di cui sono grata: la community su YouTube dà quella sensazione conviviale, cioè quella sensazione di convivio, per cui tu ti siedi e parli a chiunque altro. All'esterno sembrerebbe che tu stia parlando da solo, ma tu sai che non stai parlando da solo. Tu sai che stai parlando con delle persone che non sono però lì per adorarti, tipo che stai facendo il sermone. No, sono lì perché cercano in quello che dici un loro pensiero. Infatti c'è tanto dibattito nei commenti, si chiacchiera tanto, e spesso sento di essere io a imparare da voi, perché quando vado a leggere la sezione commenti pensate a 1 milione di iscritti, che cazzo si mette a dire? Grande famiglia, noi! E adesso io, perché voi perché mi seguite? Chi siete voi? Da Bush. Che stavo dicendo? Che c'è? Ti sto deconcentrando. Sì. Ma dai, ma sono io. Ti sembra vero Kung Fu Panda. Ci risentiamo tra poco, quando arriveremo a 1 milione, a 100.000. A 100.000. In questo momento siamo... No, ma non è reale. No. È giusto. Ma quando è successo? Cioè, come ci siamo arrivati nel 1977? La storia che hai messo. Allora... Chi su mio Chiara Ferragni? Mancano 7 persone, sono un sacco 7 persone. Mancano 6 persone, sono un sacco 6 persone.
Auguri! Auguri! Siamo a 100.000 del canale di Iris! Aiuto! C'era da festeggiare anche prima, quando eravamo 90.000, quando eravamo 70.000, 45.000, quando eravate in 100, c'è sempre stato da festeggiare per il semplice fatto che qualcuno dedicasse del tempo a questi contenuti. Oggi festeggiamo questo numero socialmente considerato più importante degli altri e si coglie l'occasione per ringraziare la gentile clientela. Gente, mi sono lavata. Assurdo. Ok, a questo punto è finito il momento dei festeggiamenti. Direi che è ora di rimettersi al lavoro per il terzo capitolo della Eight Passengers saga, ma anche per montare questo video, visto che siamo arrivati ai famosi 100.000 iscritti. Io di nuovo, ragazzi, vi ringrazio tantissimo e se vi va usate la sezione commenti per non so, fare delle critiche costruttive, mettiamola così. Nel senso, arrivati a questo punto, una volta raggiunto questo traguardo, penso che sia giusto non tanto gongolarsi e basta, cioè ci sta, per carità, prendersi un attimino di autocompiacimento, però secondo me poi bisogna anche pensare: e adesso cosa posso fare per migliorare ulteriormente, non so se l'ho detto bene, il canale? Quindi vi lascio lo spazio di commenti per non so, insultatemi in modo carino, ditemi secondo voi se c'è qualcosa che non va bene nel canale che potrebbe essere migliorato. Spazio alla vostra creatività. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale e a voi la linea.